Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video della Fara. No, questa volta non c'è Fuz, ci sono io, Silvio, piacere di conoscervi. Rappresento la quota romana della Fara. Cosa vuol dire quota romana? A differenza degli altri membri, non rappresento un popolo barbaro, inteso nell'accezione più neutra e non negativa del termine, ma un abitante della penisola italica di seconda metà del VI secolo, un romano. In questo caso un romano che pratica la professione del mercante. Dovendo fare ricerche su quali beni potessero essere importati dai bizantini dalle aree romane sia della penisola che dell'Oriente, mi sono imbattuto in varie classi di oggetti esotici presenti nelle tombe longobarde. Si dividono principalmente in due categorie, gli oggetti finiti e i materiali grezzi. Tra gli oggetti finiti troviamo cofanetti in avorio decorati con scene dell'eredità classica, chiaramente sia per il fatto che sono d'avorio, sia perché hanno delle scene dell'antichità classica, non sono sicuramente prodotti dei Longobardi. Abbiamo addirittura dei tessili. Sui tessili abbiamo dei dubbi, abbiamo dei fili d'oro che possono essere stati sia prodotti come fili d'oro di tessili, lavorati con le tavolette, o in alcuni casi forse anche a broccato. Troviamo a Spilamberto, sono stati trovati in varie tombe, anche a Nocera Umbra, sono molto diffusi questi fili d'oro, venivano tessuti per dare valore a dei tessili di pregio, però non siamo sicuri se fossero lavoro delle mani delle operose donne longobarde o dei non meno operosi artigiani dell'Egitto copto che aveva un'enorme tradizione su questo tipo di tessuti. Abbiamo poi, come abbiamo detto, gioielli, fibbie di vario tipo, in alcuni casi sembrerebbe anche alcuni tipi di armi sono state supposte, almeno prima dell'età longobarda, prodotte nelle aree romane. Sicuro gli elmi ostrogoti, molti elmi ostrogoti di pregio, gli Spangenengoti, sono stati prodotti da officine italiane, almeno secondo molti. Abbiamo però un'altra categoria di oggetti, ed è quella di cui vorrò parlare oggi, sono gli oggetti lavorati da materiali grezzi importati dalle bizantine, cioè i longobardi che nelle loro tombe di pregio, per la loro aristocrazia, vogliono degli oggetti di pregio, ma per fabbricare oggetti tipici della loro cultura. C'è la possibilità che alcune cose siano state anche prodotte da officine romane, ma non è possibile chiarirlo. Andiamo per ordine. L'avorio veniva forse anche importato come materiale grezzo. Analisi su reperti trovati a nord delle Alpi hanno riscontrato l'esclusiva presenza di avorio di elefante africano. Visto che i canali di importazione non dovevano essere molteplici e doveva passare per forza per le aree romane del Nord Africa, quindi sicuramente si tratta di un tramite dei mercanti romani. Per cosa li usavano i Longobardi? Per fabbricare degli anelloni con cui le donne longobarde chiudevano i sacchetti da portare alla cintura, sospesi. Sono un elemento tipico del costume femminile longobardo. Sono stati trovati un certo numero, non tantissimi, perché comunque un oggetto di pregio e di tombe di una certa ricchezza a Nocera Umbra. Possibile fossero anche stati lavorati in delle officine romane che sappiamo esistere ad esempio proprio a Roma, in officine bizantine romane, che producevano beni quasi esclusivamente beni di esportazione in alcuni casi, addirittura anni di sigillo. Cosa abbiamo poi? Il granato. Il granato è una pietra dura semipreziosa che possiamo vedere in questo esemplare precedente, non di età longobarda, ma per dare un'idea di cosa ci facevano e che aspetto avesse il materiale, non sono riuscito a trovare tra le mie foto, tra le varie foto degli esemplari longobardi. È una pietra semipreziosa, rossa, dura. Qui possiamo vedere in questa splendida aquila ostrogota da Domagnano, del granato tagliato e lucidato, incastonato in questi alveoli d'oro, tra parentesi, spilla di costume femminile, era una spilla da spalla, ne c'erano due. Quindi in queste cellette d'oro venivano incastonati questi pezzi di pietra rosso scuro.
In età longobarda molto spesso troviamo anche lo smalto rosso, in questo caso probabilmente poteva essere una volontà di arricchire ulteriormente con un materiale pregiato e di importazione un oggetto già pregiato per la presenza dell'oro. La provenienza di questo materiale, sempre da analisi condotte su reperti del nord Europa, non abbiamo, o almeno io non ho trovato analisi su materiali italiani, sulla provenienza di materiali italiani, o almeno sui materiali che a me interessava. Però, come ho detto anche per il caso dell'avorio, essendo materiali che dovevano per forza passare tra i territori romani orientali, è quasi sicuro che fossero comunque almeno in parte dovuti al commercio bizantino. Quindi stavamo dicendo, la provenienza di questi oggetti è lontanissima. L'India sud-orientale e lo Sri Lanka, quella che una volta si chiamava Ceylon, l'isola di Ceylon. Tramite la rotta del Mar Rosso, già conosciuta dai Romani e usata probabilmente ancora in uso, e il Corno d'Africa o l'Arabia meridionale, dove oggi c'è lo Yemen. Quindi o tramite intermediari o andando direttamente in India come facevano già i mercanti romani in età classica, in età imperiale, questi beni riuscivano ancora ad arrivare in Occidente nonostante tutto e ad essere apprezzati anche dalla nuova aristocrazia longobarda. L'ultimo oggetto di cui voglio parlare non è un oggetto che ha una funzione pratica, ma è un talismano. Una conchiglia. Questa. Scusate, mi avvicino, so se si veda bene. Vedete? È una ciprea, si chiama ciprea tigrata. Queste conchiglie sono usate come talismani e hanno una diffusione molto ampia come aerale. Sono state trovate fino all'isola di Gotland, in Svezia, e nell'Inghilterra anglosassone. Talismani si diceva. Quindi con quale uso? Beh, se vedete, questa forma verticale può essere interpretata da una persona che la vede come una vagina o una vulva. D'altra parte, la forma generica della conchiglia potrebbe, è una mia supposizione, anche rimandare vagamente alla forma di un utero. Quindi, viste questi aspetti, poteva essere utilizzato, è un'ipotesi, ma pare anche altre culture abbiano usato questa interpretazione, come protezione per la fertilità, per favorire la fertilità. Infatti sono trovati quasi esclusivamente in tombe di donne in età fertile, di bambini. Il bambino, nel caso dello scheletro, non sempre è possibile sessualizzarlo con esattezza, quindi poteva anche trattarsi di bambine in cui, come spesso accadeva nelle tombe di bambini morti prematuramente di famiglie altolocate, si inserivano elementi della vita adulta, ad esempio nei bambini piccoli, 7-8 anni, addirittura le armi, per caratterizzare comunque che erano comunque un membro importante di quella famiglia e per rimarcare l'importanza di quella famiglia. Quindi non deve stupire quest'uso. Quindi è possibile che non fossero bambini maschi, ma bambine femmine, non magari in scavi un po' vecchi, ma anche in quelli moderni è un problema, non è possibile allo scheletro sempre riuscire a determinare il sesso con esattezza. Quindi un amuleto legato alla sfera della fertilità, oppure secondo l'antropologa Mini, in ipotesi un libro del 1981, interpretato magari vista in orizzontale, cioè come un occhio chiuso. Quindi una protezione contro il malocchio, cioè lo sguardo cattivo, lo sguardo malevolo, quindi un qualcosa in grado di proteggere dal male. Non è impossibile che possa essere un'altra visione, quella della fertilità è quella un po' più accettata, non è impossibile che questo amuleto potesse essere caricato di più significati simbolici, non solo uno. Venivano indossati o alla cintura, sono stati trovati esemplari con degli anellini o delle catenelle per fissarle alla cintura, quindi portati a vista, penzolanti possiamo dire anche lungo una delle gambe, oppure conservati in delle cassettine, in delle trousse, dei beauty case potremmo dire con un termine improprio e moderno, perché sia Spilamberto che nell'Inghilterra anglosassone, nella necropoli longobarda di Spilamberto, ma nelle tombe femminili anglosassoni, sono state trovate non per forza vicine al corpo, ma in quelle che erano delle cassettine ormai distrutte dal tempo, ma di cui era possibile ancora interpretare la forma. In Italia le troviamo
nella necropoli di Spilamberto, però con esemplari diversi dalla ciprea panterina che abbiamo visto, dalla ciprea tigrata, sono molto simili entrambe. Le troviamo sia nella tomba, nella necropoli di Spilamberto, però interpretate come Zonaria pirum e Luria lurida, cioè due specie di ciprea leggermente diverse e provenienti dal bacino mediterraneo o dalle coste atlantiche del Nord Africa. Mentre da Nocera Umbra vi sono almeno 8 esemplari, anche qui tutte tombe di donne giovani. Il caso coincide con l'interpretazione anglosassone di Amuleto alla Feretà, e una tomba di bambino, ma in cui era sepolta anche una bambina, una sepoltura multipla, quindi è possibile fosse la tomba della bambina, e fosse appartenente al corredo della bimba e non dei bimbi, e ben 8 esemplari e in tombe di un certo livello. Vediamo che anche in questo momento di totale depressione dei commerci, di vita economica che si andava sempre più riducendo rispetto agli anni precedenti, in seguito alla riduzione della popolazione, alle pestilenze, all'impoverimento generale della vita materiale dell'Occidente europeo, vediamo che però dei beni di lusso provenienti anche da molto lontano, anche le cipree vengono dalla zona del Mar Rosso o dall'Oceano Indiano, quindi la stessa rotta dei granati. Quindi non era impossibile che mentre si aveva un carico di granati venissero anche imbarcati alcuni di questi oggetti che potevano avere anche probabilmente un buon valore, perché non abbiamo trovati moltissimo, c'era Umbra, molta ricchezza, ce ne sono stati trovati 8 in tombe ricche, quindi oggetti di pregio che continuano a essere usati dall'aristocrazia longobarda, che come vediamo comunica ancora, probabilmente come faceva anche il resto della popolazione, con la popolazione romana, sia sotto il loro dominio, sia nei territori ancora non occupati dai Longobardi, e soprattutto questi beni, anche in questo momento di depressione economica, di regni romano-barbarici che stanno nascendo, di grande frammentazione, di grande incertezza politica, però c'è ancora un filo che unisce l'Occidente all'Oriente, e anche nei nuovi popoli che dominano adesso l'Europa occidentale, rimane sicuro la percezione che esista un mondo al di fuori dei regni romano-barbarici, un mondo esotico, un mondo diverso, un mondo lontano, ma forse da immaginare, forse da desiderare in qualche modo. Bene, per oggi abbiamo finito. Spero vi sia piaciuto il video. Vi ricordo di mettere un like e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!